che si trovano sulla testa, con un massaggio molto leggero e delicato. Salgo sui lati del collo fino alle orecchie. Questa è una zona che io trovo sempre molto piacevole. La selenite è un cristallo meraviglioso, anche guardandola si capisce quanto è pura, pulita. Prendiamo anche quest'altra mano. Ciao a tutti, eccoci qua in un nuovo video Real Person ASMR in cui andrò a fare una pulizia energetica, un massaggio, coccole ai capelli insieme alla nostra Francesca. Oggi ci concentreremo sul tema del verde acqua, dell'Amazonite come pietra curativa, che è una pietra che lavora sul chakra del cuore e della gola, sulla menta, che è molto rinfrescante, purificante. Quindi un video dedicato proprio alla calma, alla tranquillità, alla comunicazione morbida, proprio dove cuore e gola dialogano tra di loro. Comincerei subito, Francesca, offrendoti un sorso di acqua aromatica alla menta che ho preparato proprio con la menta del mio giardino. Ecco la tazza. Grazie. È stata informata con il fiore della vita e questa è proprio una menta che cresce nel mio giardino, pulita, lavata ovviamente, con tutte le regole, lo sai, mi conosci. Allora, iniziamo proprio con una bella idratazione. Spero che si senta in modo delicato, è buona. Bevi quella che ti ci va, ovviamente non sei obbligata a berla tutta, ma proprio idratarsi un po' prima di un trattamento è sempre l'ideale. Buonissima. Grazie. Grazie a te. Allora, Francesca, cominciamo la nostra sessione con la pulizia energetica. Inizierò agitando un po' i corpi sottili prima di procedere al taglio dei fili eterici.
Ovviamente useremo anche un po' di fumo per purificare ulteriormente l'ambiente. Userò della salvia bianca, che ha un profumo molto fresco, anche questa molto purificante. Andiamo proprio a preparare lo spazio di lavoro, ripulendo lo spazio da tutte le eventuali energie, anche se questo studio viene ripulito moltissimo tramite fumigazioni, incensi. E appoggiamo qui la nostra salvia. E come ti dicevo, oggi andremo proprio ad usare l'amazzonite, che è un cristallo specifico proprio per chakra del cuore e gola. È un cristallo che favorisce la calma, la tranquillità e la comunicazione serena. È anche un cristallo che tiene lontane l'elettromagnetismo, quindi è molto utile da tenere anche eventualmente in una stanza dove si lavora, e io la trovo molto molto bella oltretutto. Quindi procediamo con il taglio dei fili eterici mediante questa punta di amazzonite. Io vado come sempre a sbriciolare tutti questi filini e li mando all'universo per essere trasformati in pura luce. Tagliamo, tagliamo, tagliamo. Andiamo proprio a tagliare tutti gli eventuali fili. E terminiamo la pulizia manuale dell'aura, sempre con le mani, sbriciolando eventuali energie basse.
tramite le quali andrò a fare proprio una carezza all'aura di nostra Francesca. La selenite è un cristallo meraviglioso, anche guardandola si capisce quanto è pura, pulita. Adesso vado proprio a passarla vicino a tutti i chakra principali. Adesso termino la pulizia energetica con un po' di suoni mediante queste campane di quarzo che sono armonizzate, accordate per la precisione a 432 Hz. Tu sei una musicista, perdonami se userò dei termini impropri. E come sai 432 Hz sono proprio un'accordatura che favorisce proprio la calma e il rilassamento, quindi tu chiudi gli occhi e lasciati risuonare. Io intanto accendo le luci. Ecco, adesso abbiamo un'atmosfera completa.
andrò a raccogliere i tuoi capelli, voglio provare a raccoglierli con questi fermagli che ho preso proprio per questo video. Sei la prima che li usa, intonati all'atmosfera, e poi ho pensato proprio che ti sarebbero stati molto bene perché non tutti lo sanno, ma Francesca è una cantante lirica e quindi a volte proprio anche per la scena l'ho proprio pensata con questi fermagli come se fosse la protagonista di una opera lirica, e sono tutti un po' su uno stile orientale. Ci sono delle opere liriche ambientate proprio in Oriente. Io viaggio un po' con la fantasia, e quindi ho pensato a fare qualche acconciatura particolare. Spero di non farti male, Franci. Se ti tirano o che ti danno fastidio, mi raccomando, dimmelo, Com'è? Perfetto. Va bene? Sì. Ok. Aspetta, perché... Ecco. Volevo fare una cosa un po' scenografica. E vado a raccoglierli in modo molto così estemporaneo, No, così non va bene, proviamo quest'altro modo, perché rischia che poi crollino mentre stiamo facendo il massaggio e non va bene. Non è stabile, riproviamoci. Povera Francesca. Ovviamente non è mai niente provato, qui è tutto live. E quindi ci può stare che i miei voli di fantasia risultino un po' difficoltosi da realizzare. Come va, Franci? Mi sembra che regga. Sì, ma sei comoda? Sì, sì. Ok, perché non vorrei creare delle acconciature fastidiose. Non so, come lo senti? Stabile. Sì, Mi sembra, sì. speriamo. Adesso vado a togliere queste belle collane che mi hanno colpito quando sei arrivata, perché mi piaceva proprio come le avevi unite insieme.
aiuto. Tieni un attimo, poi la vado ad appoggiare. E questa, ah ok, questa è di qua. Grazie. A te, li appoggiamo qua. Bene Francesca, io non ricordo se l'ultima volta che sei venuta ti avevo fatto lo scollamento dei tessuti. No, forse perché avevi un po' di mal di testa, ok? Quindi oggi te lo farei se per te va bene. E non abbiamo fatto neanche la spazzolatura a secco, vero? Vero. Quindi si fa tutto oggi. Allora, cominciamo con questa spazzolina. Anche in questo caso chiudi gli occhi, dimmi se lo senti piacevole oppure no. Andiamo a spazzolare delicatamente la pelle. Ti lascio la mano. Prendiamo anche quest'altra mano. Andiamo a spingere delicatamente la linfa verso il cuore. Ti lascio la mano. Ti va di scegliere un cristallo da tenere per il resto della sessione? Certo. Ecco qua i nostri cristalli. Questo. Ah, ma allora ti è piaciuta l'Amazzonite? Molto. Perfetto. Ok Franci, allora se te ti giri in questa direzione in modo da far vedere un po' lo scollamento dei tessuti con l'inquadratura, io intanto mi tolgo gli anelli. I braccialetti. E
comincio a scollare. Se senti fastidio, mi raccomando, dillo subito, ok? Allora, lo scollamento dei tessuti che tu non hai mai ricevuto consiste nel pinzare la pelle tra le dita e i pollici in modo da ossigenare il tessuto muscolare staccandolo, perché a volte tende ad incollarsi muscolo con muscolo, ma anche si incollano molto anche alla colonna vertebrale a volte, e quindi questa operazione serve proprio a scollare i tessuti ed ossigenarli. Soprattutto questa zona qua tende ad incollarsi. Adesso andiamo da quest'altro lato. Lungo la scapola. Lo trovi piacevole, Franci? Sì, molto. Non è doloroso? No, no. Bene. Io è un movimento che adoro, me lo faccio fare sempre, anche perché ne sento proprio il bisogno. Adesso sto scollando proprio sui lati del collo. Sui trapezi, che in tutte le persone di solito sono quelli, i muscoli dove si accumula maggiormente lo stress, e quindi andiamo proprio a sciogliere la tensione. Con questo skin rolling. Ok, adesso procediamo al massaggio invece con il burro. Hai una preferenza? Preferisci un burro al cioccolato o un burro aromatico, alle agrumi, gaulteria, un pochino più fresco? Come preferisci? Faccio io? Sì. Io preferisco questo. Buonissimo. È molto aromatico questo e anche molto decontratturante, proprio perché contiene la gaulteria. Che è una pianta decontratturante, fa molto bene proprio per i dolori muscolari, per i muscoli tesi, proprio è un aroma che scioglie moltissimo
stress e la muscolatura tesa. È molto balsamico, apre proprio anche il naso, favorisce proprio una inalazione, un'ispirazione bella profonda. Non ricordo se ho usato le forcelle di legno con te. Forse no. Le vuoi provare? Certo. Allora, vado a prenderle. Vado a fare dei piccoli cerchi con queste forcelline che in teoria dovrebbero avere un effetto molto piacevole, molto rilassante.
clavicole e poi vado a massaggiare lo sterno. Parto dallo sterno verso l'esterno, proprio anche qui per dare un input di scioglimento, perché in questa zona spesso si accumulano anche qua insomma, un po' di tensioni, un po' di stress, e quindi andarlo a sciogliere è sempre positivo. Adesso ricomincio con le mani. Franci, se nel frattempo ti vuoi girare di nuovo a favore della camera principale, cambiamo un po' inquadratura e si continua il nostro massaggio con le mani. Salgo su sui lati del collo fino alle orecchie. Questa è una zona che io trovo sempre molto piacevole. E poi adesso passo sulle spalle. Vado a lavorare questo punto di riflessologia. Anche questa è una zona di accumulo. E insisto sui trapezi, proprio per dare un input di calma, di tranquillità. Appoggia il viso qua, ecco, in modo che possa lavorare bene questa zona.
combinato sterno, spalle, schiena. Scivolo un po' lungo le braccia. Vado a lavorare sui trapezi proprio per sciogliere la tensione in modo delicato ma presente, e lo faccio da entrambi i lati ovviamente. Facciamo proprio scivolare via tutta la stanchezza e lo stress. La facciamo scivolare via giù dalle spalle. Se vuoi, Francesca, puoi abbinare anche delle espirazioni buttando fuori l'aria dalla bocca, se ti fa piacere, e visualizzare proprio una luce verde acqua che ti pervade, che scende dalla sommità del capo e scivola giù, portando via tutto lo stress, passa dalle spalle e porta via tutto lo stress, tutta la stanchezza. Questa luce verde acqua meravigliosa del colore dell'Amazonite, questo cristallo che lavora molto anche sulla muscolatura proprio, oltre che sulla gola e il cuore.
capelli un po' con le onde, posso pettinarteli o ti sciupo l'acconciatura? Ok, allora io ti spazzolerei un po' i capelli e poi credo che tu non abbia provato la spazzolina con i dentini di legno, ti farei anche un massaggio al cuoio capelluto con quello, ok? Quindi andiamo a sciogliere questa acconciatura improbabile, ma a suo modo graziosa. Perché li ho visti tutti acconciati, quindi non sapevo se potevo spazzolarli. Allora, dividiamoli in due parti, cominciamo da un lato. Hai fatto le trecce per dare questa forma? Sì? Sì. Ma sono molto belli. Io ogni volta mi sento grata per poter pettinare i capelli così lunghi, con te e anche con altre bimbe. Nulla contro i capelli corti, ma non potendo spazzolare i miei, per me questo è un piacere immenso proprio. È un trigger super rilassante per me. Spero che tu lo trovi piacevole. Andiamo da quest'altro lato.
la spazzolina in legno che massaggia il cuoio capelluto con questi dentini. Andiamo proprio a stimolare tutti i meridiani che si trovano sulla testa con un massaggio molto leggero e delicato. Si parte da davanti e si va fino a dietro sulla nuca, in modo che questi dentini di legno facciano un massaggio molto delicato sul cuoio capelluto, riattivando anche la circolazione, stimolando tutti i punti della riflessologia in modo delicato, leggero. È anche un modo proprio che simula il riavviare, anzi ravviare, non riavviare, il ravviare pensieri, rimetterli in fila, in modo che i pensieri che affollano troppo scivolino via e che quelli che restano rimangano in ordine, in modo da non creare stress. Come un filtro che permette solo ai pensieri calmi, ordinati di rimanere, mentre i pensieri disordinati che possono creare disagio piano piano scivolano giù dalla testa e se ne vanno, li lasciamo andare con delicatezza e con dolcezza. Risistemarti un po' i capelli. Francesca, c'è qualche trigger, qualche coccolina che ti piacerebbe ricevere? No, dimmi
tu qualcosa. Dimmi tu se c'è qualcosa che ti va, che preferisci. Non hai preferenza? No, io mi affido sempre a te. Vediamo un po' che coccolina si può fare. Allora, sonora oppure più fisica, diciamo? Almeno questo dimmelo, dai. Sonora. Sonora? Vediamo un po'. Allora, ti faccio scegliere tra Koshi Chime o Ranocchietta. Koshi Chime. Quindi anche in questo caso chiudi gli occhi e ti lasci avvolgere dal suono. Concludiamo la nostra sessione con un po' di spruzzi di acqua florida. Per il nostro dolce ritorno alla realtà, per risvegliarsi in modo delicato.
Riprendo il cristallo. Grazie. Ti ha trasmesso delle buone vibes. Ti fa di scegliere un tarocco? Sì. Vediamo che energia gira dopo questo trattamento e in questo periodo della tua vita. Vediamo un po' che cosa viene fuori dal tuo inconscio, che cosa sceglierai. Vediamo un po'. Questo qua è il primo. Questo? Sì. Vediamo che cosa hai scelto. Sono due. Il primo, aspetta, Il primo. era la torre. Carta interessante, strana, perché dopo un trattamento così calmo, con tutte queste vibes, la torre invece è una carta bella, intensa. Molti la vedono come carta negativa. La facciamo vedere. In realtà non esistono carte negative, sono tutte carte che hanno dei messaggi per noi. La torre di solito, ma tu lo sai perché insomma sicuramente ne sai più di me di tarocchi, la torre è comunque una carta di distruzione anche di cose vecchie, passate. Secondo me di solito quando viene fuori la torre è anche un momento di rinnovamento, perché si crollano anche delle false identità, delle false idee che abbiamo, oppure semplicemente non necessariamente sono false, ma magari sono cose che non sono più per noi e quindi crollano, si sgretolano per lasciare il posto a qualcosa di nuovo. Non so se questa carta ti risuona in questo momento della tua vita oppure no, non ne ho idea. In realtà ci sono delle cose che si stanno allontanando, cose del passato, però comunque cose da allontanare, quindi Perfetto, va quindi è bene. una distruzione benefica. Sì. Forse è per questo che è uscita questa carta, perché sì, è qualcosa che si sgretola e se ne va. A volte questi sgretolamenti sono dolorosi, a volte no, però ecco, va bene. Bene Francesca, io ti ringrazio Grazie a te. per la tua presenza. Di solito mi infondi molta calma e anche oggi è stato così. Hai proprio delle vibrazioni molto eteree, molto così di leggerezza, di calma, almeno questo è quello che mi arriva poi. E siamo state anche benedette dal silenzio, quindi abbiamo potuto fare la nostra sessione in santa pace, che non è poco. Grazie ancora e grazie a coloro che ci stanno guardando e sono stati con noi in nostra compagnia. Ci vediamo presto in un nuovo video, oppure ce ne sono tanti sul canale se li volete recuperare. E come sempre Francesca, sai che le porte sono sempre aperte quando vuoi tornare. Grazie. Mi fa immenso piacere. Ciao tesori.